Ciao, io sono Dan e bentornati sul canale. Perciò ho pensato di creare una nuova, chiamiamola, rubrica. Già perché oggi non sarò da solo, ma la guida verrà fatta insieme a un'altra persona. Ciao a tutti, io sono Alberto, ero incuriosito da questa nuova tecnologia e non so nulla a riguardo. Confermo che non sa nulla. Faccio tutt'altro di lavoro. Fai incolla, basta che apri tasto destro, ok? Adesso se fai invio, lui controlla, clona tutto quello che c'è su... Allora, la cartellina magari mettila al centro, sì. Lo zip non ci serve più, cancellalo pure. Noi la lasceremo comunque sul desktop perché è una prova. Cancello? Sì. Voi a questo punto mettetela dove volete, questa cartella è dove la terrete. In realtà è portable questa installazione. Ci troviamo in questa situazione. Questa è ConfUI. Ah, me lo apri nel browser? Sì, automaticamente, perché è una web UI. Perciò abbiamo bisogno del modello. La sua cartella è vuota. Adesso torna sulla cartella di ConfUI che abbiamo fatto prima. Qua siamo sulla pagina di Flux 1. Ora, se noi andiamo sul primo, che è il dev, Questo? sì, e vai nella sezione File and Version, funziona sempre così a GameFace. Prima ti devi registrare, ma io sono già registrato. La scheda File and Version, vedi che qua c'è un sacco di cose. Il modello è quello sotto, Flux 1 Dev Safe Tensor. Non lo vedo. Il secondo da partire dal basso. Ok. Guarda quanto pesa, sono 23 giga. Questo modello fa fatica a essere caricato anche sulla mia, perché sono 23 giga e in più è in FP16, che è una precisione di calcolo Alta. non altissima ma alta comunque, che richiede tante Ma se risorse. voglio cercare un modello che fa una funzione specifica, come faccio? In che senso? Cioè i modelli servono per fare una cosa particolare, Questo serve per fare l'elaborazione delle immagini. ma se voglio un modello per fare un effetto particolare, esiste? No. Lo vediamo dopo. Ok. Allora, in generale con Flux ti fa quello che gli dici, però ci sono dei modelli che si aggiungono, dei micromodelli, Sì. che si chiamano LoRa. E questo ti fa la macchina. Sì. Te la fa già, se dici voglio una macchina sportiva te la fa, ma se gli dici voglio una Miata fatta da Tokyo Drift, magari c'è già il LoRa dedicato ok. alle Miata fatte per quella roba lì. Quindi questo diciamo è la macchina principale. Esatto, sì. Non scarichiamo questo, però questa pagina teniamola perché ci servirà per il VAE. Questa è un'altra versione, è la versione FP8. Più leggera. Tu calcola che c'è FP32, FP16, FP8, adesso stanno facendo l'FP4, diventano comunque. più Cioè. performanti, ma perdi di qualità. Cioè è una cosa che hanno un po' millantato con le serie RTX 50. Abbiamo fatto il modello FP4, va in maniera incredibile. Sì, però perdi qualità. Ma proprio come risoluzione? Allora, perdi qualità come... La risoluzione è sempre la stessa che puoi usare, poi ci sono dei sistemi per aumentarla. Ah, ok, qualità non inteso in quel Qualità senso. di cosa ti dà alla fine, cioè quanto è realistico, quanto effetto ti dà di quello che gli hai chiesto, anche quanto segue il prompt, perché farlo FP16 o farlo più basso Sì. varia. Quindi si vedono magari meno certi particolari. Esatto, sì. Se uno può è meglio sparare sempre il modello più alto. Questo modello che era stato fatto da KJ, Sì. che tu conoscerai benissimo, Ah, io ero un grandissimo amico di KJ, ci sentiamo spesso. che poi non ho mai capito se si dice KJ, perché alla fine questo è finlandese. Kajai forse si dice. L'importante è che funziona, dai, Kajai. Allora, lui ha fatto la versione FP8 che aiuta tantissimo e questo ti permette di elaborare anche su schede video, se non ricordo male anche già sui 12 giga. Io comunque questa la usavo sulla 2070 che aveva 8 giga, perché Cioè, come sì. dicevo prima, ConfUI quando tu saturi la VRAM, finché riesce lo butta sulla RAM, se gli stai chiedendo troppo va in out of memory, che è un errore tipico, tipo non puoi caricare quella di prima sulla 2070 perché non ce la fa, proprio va, esce completamente subito. Non ho detto prima, ma se vuoi scaricare un modello si clicca sulla freccettina. Ok. In questo caso, se uno vuole scaricare questo da FP8 ci sono varie versioni. Quella più utilizzata era, se non ricordo male, la E4M3FN e in questo caso uno, se vuole scegliere, sceglie questa, però non scarichiamo questa ma andiamo su una versione ancora più ottimizzata, perché dopo un po' di tempo sono uscite delle versioni che si chiamano GUF, sono quantizzate. Adesso non andiamo nel dettaglio, però praticamente ti fanno risparmiare un po' di VRAM, è come se fossero compresse, non sono più veloci a essere senza perdere qualità. eseguite. Dipende dalla versione che vai a scegliere. Infatti se tu vai su là abbiamo tutte le versioni quantizzate della dev. Ma posso avere
avere più versioni e fare lavorare l'immagine a diverse versioni e poi vedere qual è il risultato migliore? Sì, tu puoi mettere quanti caricamenti di modello vuoi, ovviamente non può nello stesso workflow caricarti un modello e poi caricarne un altro, cioè tu devi farlo andare, tu fai un'elaborazione, poi ne fai un'altra, poi ne fai un'altra. Carico un modello diverso, ne faccio un altro e vedo quella che mi piace. Infatti con i GUF è consigliabile questo, per esempio il Q8 viene spesso confrontato con l'FP16, però vedi che pesa 12 giga, quindi ti fa risparmiare parecchio. Se uno non ce la fa col Q8 passa al Q6, passa al Q5 e ovviamente io ignorerei dal Q4 in giù perché diventa troppo basso, a quel punto stai perdendo troppa qualità. Adesso facciamo il Q8, questo? Esatto, e in questo caso fai clic lì e parta a scaricare. Poi abbiamo bisogno delle altre due cose che ti dicevo prima, i due clip. Allora torniamo su quello dei Black Forest, vai su File and Version, qua se andiamo nella cartella VAE abbiamo il VAE. Questo viene chiamato sempre in sto modo orrendo, cioè Diffusion PyTorch Model, ma poi io consiglio di rinominarlo in Flux VAE, così capite che è quello. E anche qua se schiacci parte a scaricare, poi questi link li trovate in descrizione comunque. Ultima cosa, ci servono i clip. Questo di Confio Anonymous, che è lo stesso che ha fatto ConfUI e ha messo tutto a disposizione, ma noi scarichiamo solo i clip L da qua. Fuori onda mi ha fatto una domanda molto interessante: perché uno non le cerca direttamente su Hugging Face invece di andare ai link in descrizione? Perché Hugging Face ha una ricerca terribile da schifo, non so chi l'abbia fatta, ma non troverete nulla di quello che cercate, perciò fate prima andare nella descrizione e cliccare sui link e vi risolvete la giornata. Se cliccate poi il like dove c'è il cuoricino, ve lo mette nella vostra pagina di Hugging Face principale, almeno ve li trovate lì, siete sicuri. Dicevo, qua scarichiamo il clip L, potete cliccare e li inizia a scaricare. Avremo bisogno anche di questo T5 XXL nelle varie versioni che volete voi, cioè se potete fate l'FP16, se no andate a scegliere l'FP8 o quello Scaled che è ancora più ottimizzato. Io però vi consiglio di usarlo in un'altra versione, come abbiamo visto prima, la versione GUF, che è ancora più ottimizzata. Che trovo? Questo sempre nel link in descrizione. Esatto. Anche qua stessa cosa, si parte dal Q8 e si va a scendere, perciò abbiamo tutto quello che ci serve, vediamo dove metterlo, in che cartelle. Vai su ConfUI, per velocizzare le cose li abbiamo già sistemati, perciò entra in ConfUI, vai Models, cartella clip, li abbiamo rinominati in modo che siano più comprensibili, però sono gli stessi file che vi ho detto di scaricare prima, perciò il clip L, quello che abbiamo visto, e il T5 in versione GUF, vedi che punto GUF? Il Q8. Esatto, in versione Q8. In versione Q8. E questi vanno messi entrambi in questa cartella. Facciamo vedere. Stessa cosa anche se scaricate quelli non GUF, cioè vanno comunque messi in quella cartella anche se scaricate il T5 non GUF. Poi Unit, qui ho fatto la cartella ma potete anche non farla, solo che nel momento in cui iniziate a usare tanto questa web UI iniziate a caricare tanti modelli, poi le cose si uniscono tutte insieme e non si capisce più niente, soprattutto se lasciate i nomi che trovate su Hugging Face. Io consiglio di rinominarli. Alle volte rinominandoli alcuni workflow non funzionano, perciò fate attenzione, nel caso rimettetegli il nome originale, ma in questo caso potete rinominarlo come volete. In questa cartella potete mettere sia il GUF che la versione normale, o FP16 o FP8 insieme a quella GUF. L'ultima è il VAE. Se entri dentro in Flux abbiamo il suo VAE che veniva chiamato AE una volta e teniamo le tradizioni. Adesso possiamo andare su ConfUI, che ce l'hai già aperta. Quando lo aprite, che avete fatto cambiamenti con i modelli, aggiunto cose, lui non può saperlo giustamente. Allora schiacci R sulla tastiera, ti fa questo update. Ok. E adesso prova a fare checkpoint name. Non te lo vede lo stesso, per un motivo, che noi abbiamo caricato il GUF. È necessario avere il loader per i GUF. Allora vai su Manager, fai Custom Node Manager, il primo tastino lì. Allora in alto scrivi GUF con 2G. Ok, vedi che c'è ConfUI GUF, sì. Fai install, perfetto. Lui ti dice che l'hai installato, ma in realtà la vera installazione la fa riavviando. Allora fai restart. Questo restart ovviamente è solo della web UI, non è del computer, non è di nient'altro. Se voi aprite il prompt, vedrete cosa sta facendo. Sta ricontrollando tutto e in questo modo cerca i file che gli servono per quel nodo lì e li sistema nella sua cartella. Questo vi semplifica le cose perché alle volte se fate un git clone da GitHub non sempre poi
fa la parte dopo, anzi non fa la parte dopo, perché spesso in questo modo dovreste fare poi voi l'installazione dei requirements, mentre in questo modo qui col manager si occupa di fare tutto quello che serve. E a questo punto potete anche controllare che sia tutto ok, perché dove c'è scritto import time for custom node vedete se li sta importando, perché se non importa i nodi c'è qualcosa che non va. Lui ne abbiamo messi due, sì, cioè il manager e il goof. Ma si bloccherà anche qua, cioè non andrà più avanti. Sì, fa degli errori, fa delle cose, ma poi comunque alla fine ti fa l'elenco di tutto quello che ha caricato. Ora torna su ConfUI. Ok, ti diceva che tu hai cliccato, ma ti avvisava che dovevi aggiornare la pagina. Non bastava fare R? No, perché quello è per i collegamenti dei modelli. Lui ti diceva guarda che io ho riavviato la WebUI, ma tu sei ancora con la pagina di prima. Se tu gli davi l'ok ti aggiornava la pagina. Una volta te la rilanciava, non ho tolto sta cosa e ora devi rifarlo tu. Questo nodo quindi non ci serve più, perché noi non stiamo caricando un modello normale. Cancellalo. Cancellalo proprio cliccandoci in mezzo, fai backspace, doppio clic, cerca goof, fai il primo, perfetto, ed eccolo lì. Con il... ce lo vede già. Perché noi adesso gli abbiamo detto che deve caricare uno unit loader, che è la cartella dove l'abbiamo messo. Adesso però cosa ci serve? Il caricamento del clip. Quindi doppio clic, sempre nel vuoto, scrivi sempre goof, ok, dual clip loader, perché abbiamo due clip che lavorano insieme. Mettilo sotto all'altro, ok, il primo va bene perché ti ha pescato l'L, ma noi dobbiamo caricare anche l'altro, quindi digli dove c'è il clip name 2, l'altro che vedi sotto. Questo? Sì. E type, cliccaci su, metti flux. Così abbiamo sistemato anche il clip. Ci serve il VAE. Doppio clic, scrivi VAE e load VAE, il terzo. E noi abbiamo solo questi modelli, quindi li pesca subito. Se voi avete più modelli caricati dovete sceglierli, come abbiamo fatto prima. Se vuoi dargli uno stile particolare puoi cliccarci sopra e decidere diverse cose, fra cui il title gli puoi cambiare nome, ma io generalmente i nodi non cambio nome, però ognuno fa come preferisce. Oppure fai il color e qui puoi scegliere dei colori base e cambiargli colore. Beh, più facile così, dai. Tu vai in manager, allora innanzitutto cambiamo in preview mode, clicca e digli auto, perché sennò non vediamo le preview. Ok, fai close qui. Un restart, no? No, le prende subito queste cose. E fai setting qua sotto. Qui volendo puoi anche scegliere dove vuoi il menu, se non vuoi sotto, sopra, ma qua sulla sinistra si aggiungono anche i nodi che aggiungi se hanno delle opzioni particolari. Sì. In search scrivi node. E una volta cercato node mettete dove c'è node source badge mode su show all. Se tu chiudi questa finestra qua vedrai che c'è una volpina su quello sotto, perché quelli con la volpina sono quelli di ConfUI già dentro, gli altri sono i nodi che sono stati aggiunti. Ora, giusto per vedere un qualcosa in più, poi carichiamo un altro workflow, fai tasto destro add node e qui senza fare la ricerca puoi andare a prendertelo tu. Sì. Però ti complica un po' la vita, secondo me conviene sempre farlo dalla ricerca, perciò fai doppio clic e fai note. Questo è un nodo fatto per fare le note. Ci clicchi sopra, qua puoi scriverci quello che ti serve. Ok. E può tornare utile se uno deve lasciare dentro qualcosa di scritto in particolare. Ma lo posso abbinare ad ogni singolo nodo? Sì. Cioè posso farne quanti ne voglio di questi? Sì. E abbinarlo. Puoi dargli anche il colore che vuoi. Se tu vuoi che questo sia un gruppo unico, li selezioni tutti. Allora, tenendo premuto CTRL ti seleziona le cose. Sì. Se tu adesso prova a muoverli, ok, te li muovi insieme. Se vuoi unirli insieme, li selezioni ancora, fai tasto destro nel vuoto e fai add group for select nodes. Ok, e ti ha fatto un gruppo. Ora prova a muovere il gruppo. Più pratico così, esatto. In effetti. Se fai tasto destro sul gruppo e vai su edit group, l'ultimo, e fai, che ne so, color, puoi scegliere i colori che purtroppo sono sbiaditi al massimo, quindi tu dici questo ma ti fa un'altra roba. Hai beccato l'unico che lo fa giusto. Ok, perfetto. Se fai ancora il tasto destro e fai edit group, title, gli puoi dare il nome che vuoi. Ok. Generalmente il gruppo lo fai in base ai gruppi che hanno senso. Sì. Cioè tipo questo potrebbe essere il gruppo caricamento e quindi ha senso perché sono tutti i nodi che caricano, e questo può tornarti utile perché se tu fai tasto destro sul gruppo e fai bypass group node significa che ti bypassa il gruppo, cioè non lo usa, passa oltre. Spento. Esatto. Se tu lo rifai o lo fai sul singolo nodo o lo fai su tutto. Siete gruppo always. Ok. Questo puoi farlo anche sul singolo nodo anche se non è nel gruppo, però questo può tornare utile se hai fatto un gruppo grosso e vuoi bypassarlo completamente, lo fai in questo modo.
Un po' ti è chiaro Sì, la creazione dei nodi? Un po' sì. Quello che possiamo fare dopo è collegare i nodi. In questo caso, se tu prendi il clip e lo trascini, lo rilasci, ti propone già delle cose, tipo il clip test encode. Qui il concetto è che il modello passa, il clip si occupa del prompt, Sì. cioè di cosa gli stai dicendo, è lui che interpreta esattamente. Dopodiché il VAE serve per la codifica e la decodifica dell'immagine. Questa elaborazione si basa sul concetto del rumore, per dirlo in modo semplice, cioè il modello è stato addestrato a prendere le immagini e ridurle a rumore, proprio come rumore si intende tanti puntini che non hanno un senso. Lui parte da questo latent, che è lo spazio vuoto dove lui deve fare l'immagine, gli dici cosa deve fare, dopodiché interpreta il prompt cercando di partire da niente, creando del rumore fino ad arrivare a un'immagine che, per diventare immagine, viene poi decodificata col VAE, la trasforma in un'immagine. Perciò lui, per utilizzare tutte queste cose, ha bisogno del modello, del clip e del VAE. Per esempio, ora abbiamo tirato i clip per fare il prompt. Sì. Questi modelli spesso hanno il positive e il negative, cioè il positive è il prompt. Tu hai idea di cos'è il prompt, giusto? No, e tu mi ascolti senza dire niente. Io volevo continuare finché non dicevi che cazzo è il prompt. Dimmi tu, perché ho detto dimmi cosa. No, va benissimo, perché effettivamente uno può dire ok, ho capito, ma non hai capito. Il prompt è ti dico cosa devi fare. Quello che tu scrivi dei comandi, allora. Quello non è ti dico cosa devi fare, quello è un comando. Esegui il comando. Esatto. Quello che ti dico cosa devi fare è come quello che chiedi a ChatGPT. Ok. Dopodiché lui lo fa. Sì. Però lui ha bisogno di sapere cosa vuoi e cosa non vuoi. Ok. Cioè nel positive gli scrivi voglio una ragazza. Che è questo il positive. Questo può diventare quello che vuoi, poi lo vediamo dopo. Però cosa succede? Che Flux in particolare non lo vuole il negative, non gli serve, perché lui è fatto così. Per esempio Stable Diffusion lo vuole il negative e gli puoi dire non farmi le scarpe rosse. Ah, ok. Quindi Il positive è cosa voglio, il negative è non voglio questo. Non devi mettere nel positive non voglio il cielo blu, perché lui ti fa il cielo blu, perché glielo stai dicendo di fare. Ah, quindi è un modo per dire non voglio questo. Infatti Flux funziona benissimo perché intende tantissimo il prompt, ma non puoi dirgli cosa non vuoi. Puoi arrivarci in altri modi. Quindi qua già stiamo iniziando un po' a costruire l'immagine. Esatto, qua siamo già a un livello che stiamo iniziando a dirgli cosa deve fare, ma adesso era per vedere l'interfaccia, per vedere bene il workflow, poi carichiamo. Ma io queste cose non so nulla, zero. Siamo qua tu non mi dici siamo quello che qua fa, quello che non fa. Questo l'abbiamo fatto per farti capire il link più che altro, poi lo analizziamo dopo quello che serve. Ti serve un casino qua adesso. No, questo ti serviva per capire come si collegano i nodi, però ti faccio un esempio, fai doppio clic su questo? No, sempre a vuoto, il doppio clic si fa sempre a vuoto. Aggiungi un save image, questa è la parte finale, si salva. Ok, adesso collegami il model al save image come hai fatto col clip. Allora, prova al contrario a farlo. Ma sbaglio qualcosa o? Prova a farlo. Ok, no, non puoi farlo. Perché? Primo, zooma bene, vedi che hanno colori diversi i pallini? Sì. Mentre il clip ha lo stesso colore. Già questo può essere un'idea. Questo ti dice che colori uguali si collegano, colori diversi non si collegano. Questo è interessante. Secondo, perché non avrebbe senso collegare il modello al save image, però ovviamente uno che inizia dice che cosa ne so io, cosa vuoi da me? Vabbè, non fanno fare le cose da... Il senso è proprio è difficile che sbagli a collegare le cose, si può sbagliare a collegare le cose, ma nodi che non c'entrano niente uno con l'altro non si collegano, quindi non puoi sbagliare in quel senso lì. Ok, quindi devo per forza abbinare i colori. Esatto. Mi è utile questo per... Una cosa che ti può tornare utile, come abbiamo fatto prima, che se tu trascini un nodo e lo rilasci, ti consiglia già lui alcune cose, ma non sono sempre quelle che ti servono. Abbinato a quel nodo? Abbinato a questo a quel nodo che comunque... Col modello lui ti consiglia... Quello che accetta. Esatto, ma non è per forza quello a cui puoi collegarlo, ci sono tante altre cose puoi avere su, e a quel punto fai search e qui ti torna e lui ti sta già filtrando per model, cioè un nodo che può accettare in ingresso il model. Adesso clicca fuori. Un'altra cosa che puoi fare sono i reroute, per esempio copia questo nodo, fai copia. Allora, non possiamo fare il copia perché è un dannatissimo Mac che non accetta i tasti e vabbè. Fai tasto destro e fai clona. Ok, te l'ha messo proprio sopra. Ok. Ora togli quel link lì, basta che lo prendi da una delle due parti e lo butti via. Ok. Lui ti ripropone sempre quel menu, ma lascialo così. Fai doppio clic qua in mezzo e cerca reroute.
ma basta che schiacci ancora re. Ok, là sotto, reroute. Ok, mettilo in mezzo. Questo ti fa da ciabatta multiprese. Ma sì. Puoi partire da uno e andare a tanti, perché siccome il clip è quello, però ne ha bisogno di due. Sì. In questo caso non ne ha bisogno perché Flux non serve, poi vedremo in un altro modo. Ah, quindi posso collegarli due insieme? Sì. Così? Esatto, perché lui ti passa lo stesso dato entrambi. E poi si divide. Esatto. Oh, ok. Per comodità anche questo puoi cambiargli colore. Se vuoi lo fai giallo e puoi dargli anche un nome, ma in realtà il nome non lo vedi. Cioè puoi fargli tutte le cose che vuoi graficamente. In realtà ci sono tantissimi nodi per fare cose grafiche più avanzate, ma più nodi metti, più cose si caricano, più le robe diventano. Però non posso mai collegare nodi diversi. No. C'è solo una cosa che non accetta il reroute e sono i primitive. Sono dei nodi che si adeguano a quello che tu gli attacchi. Ti faccio un esempio. Quando tu vedi un campo qua sotto, sì, il più delle volte lo puoi trasformare in un dato che entra. Per esempio, fai tasto destro su questo, vai su Convert Widget to Input e digli che il testo diventa un input. Doppio clic qua sopra e scrivi primitive. Primitive. Dimmelo in inglese, dai. Oxford. Primitive. Ok, quello. Mettilo un po' più qua. Vedi che lui ti dice collegalo a un nodo, sì, che così capisco cosa devo fare. E in base al nodo che lo colleghi la primitive si adegua. In questo caso diventa un campo di testo. Quindi posso collegarlo così? No, non da lì, devi collegarlo qua. Ah, scusa, devo dire giusto. No, il clip è lì, il testo devi collegare. Dal pallino sempre. Dal pallino al testo. Il pallino grosso serve per una roba. Prova a cliccare sul pallino grosso per fare questa roba, per renderli piccolini. Se vuoi tutto compatto, non vuoi vedere tutte queste robe, sì, puoi fare tutto chiuso. Dipende quanto ossessivo compulsivo sei. E adesso gli passi tu il testo qua e uno potrebbe dire ma cosa mi serve se c'era già lì il campo? Questi sono workflow, quindi tu qualsiasi cosa ti passa per la mente puoi metterla giù, perché il testo che gli passi potrebbe essere elaborato da un LLM tipo DeepSeek. Ma non devo mettere niente che poi vada in conflitto col testo, o qua con i positive, negative? No, questo è il testo. Ok, ma nel primitive? Adesso lui fa il testo, adesso lui si è preso il carico di fare il testo, sì, al posto del campo che c'era qua. Ah, ok. Perché così questo lo puoi mettere dove vuoi o puoi fare in modo che il testo gli arrivi da un'altra cosa. È un'estensione quindi questo è un nodo che si occupa lui di fare in input quella cosa che di qua sopra la sta facendo direttamente il nodo. Ok. Questo però se tu mettilo qua in basso, copia il reroute, clonalo, ok, mettilo qua in basso, adesso collegaci questo con quello e che va all'altro nodo. Questo è uno dei quei casi dove non te lo fa fare. Il reroute non si può attaccare alle primitive, non so perché, alle volte verrebbe comodo. Meglio evitarlo. Non te lo fa fare proprio, quindi magari col prossimo aggiornamento sì. No, è così da sempre, ci deve essere un motivo tecnico dietro, ma quindi le primitive quelli sono cazzi loro del perito. Le primitive vanno. Allora non facciamo tutto il flusso perché sennò diventa un delirio e credo che nessuno si metta lì a fare un flusso dall'inizio così da zero, perché sennò non esce più. La cosa che è utile in ConfUI è prendere i workflow degli altri, studiarli e nel frattempo farsi il workflow, capire perché e modificarli anche magari. Esatto, io generalmente non prendo mai i workflow degli altri, ma li studio e basta e poi faccio i miei, perché così li capite, così capite tutti i passaggi che vanno fatti. In questo caso apriamo il mio che uso per fare Flux. Sì. Quindi fai workflow, fai open. Adesso siamo nella mia cartella clonata da GitHub e avete tutta questa spatafiata di workflow che potrete vedere per conto vostro quando volete, ma adesso andiamo in Flux 1. Qua io ho lasciato tutti i vecchi workflow perché sono legati alle vecchie guide, ma in realtà quello che sto usando di più ultimamente è il basic. Non tutti sono così perché mi riferisco più che altro a quelli col dual clip o quelli dove c'era all-in. Questi qua sono vecchi, non vengono più usati, però il ControlNet oppure Reactor oppure i tool, quelli sono un altro discorso. Adesso apriamo il basic. Ok, lui cosa ti dice? Guarda che ti manca un nodo a questo workflow. Questo vi capiterà quando aprite un workflow che non avete determinati nodi. Qua ti avvisa, ti fa l'elenco. Dice che cosa manca? Sì, ti dice che manca CM_SDXL resolution, che sarebbe quello che ti consiglia le risoluzioni di Stable Diffusion XL. Sì. Perché tu non puoi usare le risoluzioni che vuoi qua. Teoricamente dovresti assecondarlo con quelle che hanno usato per fare il training. In realtà puoi usare le risoluzioni che vuoi
ma quando vai oltre aumentano le allucinazioni, cioè la possibilità che inizi a fare cose strane aumenta di più nelle parti oltre. È meglio assecondarlo. Flux non ha le stesse risoluzioni di Stable Diffusion XL, ma queste risoluzioni rientrano in determinate proporzioni che ti semplificano la vita. Comoda da usare? Esatto. Per fare un... No, le risoluzioni che a lui piacciono. Tipo 1024 per 1024 era quella standard e stai andando a... Vado su quelle che vado sul sicuro. Esatto. Però qua te ne consiglia già lui alcune fatte e van bene. Ora, se tu zoomi fuori, vedrai che proprio quel nodo ti dice... Quindi questo è quello finale? Questo è quello che ho fatto io. Circa. Sulla base di quello che ti ho spiegato. E noi prima eravamo solamente fino a qua. Esatto. Adesso comunque li vediamo tutti. Quello che ti fa in rosso è proprio quello che dicevo prima. Quello che mancava. Esatto. Fai manager, fai install missing custom nodes e lui adesso ti dice ok, ho fatto un controllo, ti manca questo. Se ce ne fossero di più, allora si possono fare la spunta nella prima parte, lì in alto se fai la spunta li selezioni tutti e qua sotto fai install. Adesso digli install, apri il prompt dei comandi, ok, sta facendo un controllo, ha già fatto, fai restart e fai confirm. Guarda sempre il prompt, mi raccomando date sempre un occhio al prompt perché è lui che fa tutto. In realtà l'interfaccia grafica ok, è bella quella che è, però bisogna controllare che tutte le cose che scriva siano a posto. Se ci sono errori è un problema, se fa dei warning sono passabili più delle volte. Ora sì, non conviene mettermelo in uno schermo. Vabbè, se hai più schermi sì, il prompt lo tengo in uno schermo a parte. Esatto. Fai sotto senza cliccare lì, ok. Vedi, questo è quello che dicevo prima. Lui ti dice guarda che io ho riavviato ConfUI, aggiorni la pagina, gli si conferma, poi il browser ti avvisa sempre. Ricarica. Lui ricarica, sempre ricaricare. Esatto, torna di là e adesso non è più rosso. Un workflow per funzionare non deve avere nodi rossi, perché sennò non partirà, non andrà. Dipende. Scusa, come hai fatto? Tu questo prima l'avevi messo e poi quando sta a ricaricare a ricaricarlo non andava più bene, cioè adesso l'ho installato. Tu con questa WebUI da zero non ce l'hai questo nodo. Il workflow che ho fatto io, sì? Questa non è la cartella che uso io di ConfUI. Ah, ok. Questa è la cartella che abbiamo fatto per il video, quindi non ha nulla su. Non prende più le... No, non prende le mie cose. Ok, gli mancava una cosa. Ok, adesso non capivo questa cosa qua. Guardiamolo dall'inizio. Io sotto tutti i workflow metto le note sempre. Qua io ho fatto 2 caricamenti perché, come spiegavo prima, uno si sceglie o i GUF o i modelli normali. Noi in questo caso abbiamo messo i GUF per ottimizzare. Come sempre, siccome il workflow, metti caso che era il tuo computer, lo stai facendo tu, non è detto che hai i modelli nello stesso posto. Perciò fai R e ti aggiorna. Ora devi collegare il primo nodo, non il secondo, perché noi abbiamo sul GUF. Perciò a reroute gli colleghi il primo nodo, quello dei unit loader GUF. In quello che hai appena detto avrò una faccia del tipo che cazzo sto dicendo? Adesso devi farlo. No, aspetta. Allora, dobbiamo caricare il modello. Sì. Noi abbiamo solo il modello GUF. Adesso... Che è questo qua. Esatto, però non è collegato lui. Sì. Quindi devi collegarlo al reroute che c'è di fianco. Ah, ok. Perfetto. Cosa? Okay. Tutto qua? Questo. Infatti detto chissà che cosa. Spaventa l'interfaccia, ma è semplice. Adesso scendi giù, controlliamo se il clip è giusto. Ok. Il clip no, non è giusto perché segna il vecchio. Il clip L no. Quindi abbiamo fatto il quoto. Esatto, segnava sì il T5, ma è rimasto come l'avevo fatto io quando ho salvato il workflow. Il quoto che abbiamo scaricato. Flux va bene, questo anche potrebbe, però l'avevo chiamato io così, va bene, allora mettiglielo tu. Questo qua era? Sì, adesso va bene perché ti vede la cartella. Ok, questi sono a posto. Saliamo su, qua caricamento LoRa. I LoRa sono quei micromodelli che ti dicevo prima, però questo lo vediamo un passaggio dopo. Sì. Io l'ho messo qua perché in modo tale uno decide se usarlo o meno questo nodo. Se non fai niente, posso bypassarlo. Adesso non è collegato. Se tu prova a cliccare su reroute, proprio in mezzo, vedi che si illuminano i collegamenti, diventano bianchi, vedi dove stanno andando. Questo nodo va nel niente, non è collegato a niente. Mentre questo reroute adesso va dal modello fino a model. Ah, quindi quando io sketch su un nodo esatto, cioè tutti i nodi collegati. Evidenzia i collegamenti. Esatto. Il modello viene passato al model sampling Flux, che è un nodo che gli serve a Flux per migliorare la generazione. Ce ne sono 2 di nodi che chiede Flux, non vediamo in dettaglio, però li richiede nel suo workflow, diciamo. Sono questo e uno che viene dopo, che è il guidance, un po' più in là, quello, Flux Guidance. Questi non servono in tutti i workflow, questi servono a Flux in particolare e non è neanche detto che servono sempre. Io li ho messi perché alle volte migliorano, in generale comunque vanno bene.
vengono aggiunti. Su alcune cose non è che ci si fa tante domande, vengono messe, lo scopri quando viene rilasciato un modello, guardi i workflow di base come sono fatti, loro mettono questi nodi e dici ok, serve. Anche perché poi il discorso diventa forse anche fin troppo tecnico e chi ha appena iniziato dice ok, troppo complesso, basta, chiudi tutto, non mi interessa più. Invece su alcune cose va bene anche secondo me prenderle, metterle, usarle senza farsi tante domande. Questi due nodi sono all'inizio, poi pian piano capisci come funziona. Questi qui in particolare sono questo concetto qua, sono messi e servono nella elaborazione di Flux ma senza farsi troppe domande. I valori che ho messo sono in base a dei test che ho fatto io, ma tutti i workflow che condivido sono modificabili, cioè in generale nessuno ti vieta di cambiare lo shift, abbassarlo, aumentarlo, aumentare il guidance, diminuirlo. Quindi posso iniziare a prenderne uno il tuo per poter studiarmelo un po'. Esatto, e cambiare i valori. Ora vedi il clip di là, viene caricato, c'è il reroute e va a finire in un clip test encode che abbiamo fatto prima, ed è quello del positive. Io ho fatto il primitive come avevi visto, dove scrivi il testo, e lo faccio esternamente perché è anche più bello a vedersi. Dopodiché sotto c'è la stessa cosa ma l'ho chiusa, perché se tu clicchi sul pallino grosso è la stessa cosa, è vuoto, e va a un conditioning zero out, cioè che gli dice che è vuoto, cioè è zero. Perché come mai hai fatto questo collegamento vuoto? Questo glielo passo in un modo giusto che serve a lui, cioè non basta solo il prompt vuoto, questo glielo passo in un modo che gli va bene per la elaborazione. Perché Flux, questo modello in particolare, non vuole il negative, non gli serve a niente. Non vuole il negative per un motivo, chiudilo pure qua. Ma se vedo alla fine un risultato che voglio togliere qualcosa, gli posso dare un negative? Con questo workflow di base no, devi riuscire a giocartela con il prompt e basta. Solo con il positive? Sì. Se no ci sono altri sistemi per vincolarlo, come le mappe tipo ControlNet e cose così, che gli dai una mappa su cosa fare, però se si intestardisce su un dettaglio che voglio togliere, come faccio? Puoi usare l'Inpaint dopo. L'Inpaint è seleziono solo quella sezione lì e genero solo quella sezione lì. Allora vai un po' più in là e arriviamo al fulcro. Questo è quello che viene chiamato il K-Sampler ed è quello che fa l'elaborazione in generale per le immagini. Poi per i video, per le altre cose sono altri discorsi. Anche per l'elaborare non è sempre detto che uno usi questo K-Sampler, ce ne sono di diversi. Ma qui abbiamo il modello che arriva, in questo caso è senza l'ora, quindi modello diretto. Poi abbiamo il positive, come abbiamo visto passa tramite il flux guidance, che è questo valore che consigliano generalmente sul 3 o sul 3.5, però uno può fare generazioni e provare a vedere. Fammi capire, se modifico questo cosa cambia? Cosa succede? Allora, questo va a migliorare o meno l'elaborazione. Ok. Dipende sempre da cosa scrivi, da che elaborazione fai, da che risultati vuoi avere, perciò avere un valore che puoi variare può cambiarti la tua generazione, cioè così magari ti va già subito bene, cioè, non devi un po', cioè faccio l'elaborazione così, poi lo correggo un po', sperimento e vedo cosa esce. Il negative abbiamo visto che gli passa in quel modo lì, e dopodiché abbiamo la latent image. Finisce qui anche questa parte del video, ma ci vediamo a quella successiva nel prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi, così almeno seguite anche i post che metto ogni tanto sulla parte blog, ma ricordate sempre che c'è il server Discord dove questi argomenti possiamo trattarli in modo più avanzato, ci sono tanti canali con vari argomenti. Se volete supportatemi su Patreon in modo da far crescere questo canale, magari fare sempre più video nuovi e diversi come quello di oggi, e ci vediamo allora alla prossima guida. Ciao!